Iveco 2008 turbo diesel. Camper integrale della Mobilvetta modello Opera. Un usato del 1998. Di dare vita a questo camper è la nuova sfida di questo progetto. Primissima cosa che abbiamo sistemato, sì, il gradino, che non si apriva per un contatto nell'interruttore. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Devo dire che dopo aver portato a casa il mezzo, averlo esaminato sotto, sopra, dentro, alcuni dettagli, a me e mio fratello ci è venuto un po' di sconforto. Sì, perché esaminandolo bene abbiamo visto ruggine, abbiamo visto delle infiltrazioni e alcuni grossi punti di domanda come nel bagno, e siamo anche consapevoli che chissà quante altre sorprese troveremo in questo camper. Ma devo dire che pensavamo di essere solo in due, io e lui avere questi pensieri, e invece devo ringraziare voi. Dobbiamo veramente ringraziarvi perché siete stati tantissimi a seguirci in questa prima puntata che abbiamo realizzato, a darci tanto sostegno, conforto e a incoraggiarci. Quindi noi che pensavamo di essere solo in due ad affrontare questa avventura, e invece siete e siamo in tantissimi. Vi ringrazio per questo e anche perché in molti vostri commenti ci date alcuni suggerimenti, alcune dritte, alcuni sono anche ironici, però ci sta. E questo non fa altro che darci la spinta e la voglia di continuare e di procedere con uno spirito, diciamo, migliore e più positivo nei confronti di questo camper, e sperando che alla fine ne valga la pena. Ma andiamo a vedere come vanno i lavori. Innanzitutto si è scelto di procedere come con uno scanner, quindi partendo dalla motrice da davanti, e si proseguirà fino al retro. E allora guardiamo com'era il vano motore prima e dopo l'intervento di mio fratello Dennis. Fatto una prima pulizia di tutto il vano e del motore. Cambiata la batteria, ovviamente nuova. Ci sono anche un po' di cavi da sostituire perché sono ormai cotti da quanto sono vecchi, ma lo faremo più avanti. All'interno si è solo tolto tutti i cuscini, tende, tendine del camper per poter esaminare meglio il da farsi. E poi si è passati a sistemare anche un po' l'abitacolo del camper. Questo è il sedile del guidatore, che tutto sommato non è neanche messo male, c'è solo qua un po' di usura. Il problema era nella piastra sotto, che è questa qua, e che ha anche ovviamente la regolazione in altezza. E questa era una delle viti che aveva più problemi, come vedete completamente spanata, che è stata sostituita insieme a tutte le altre con una nuova. Ovviamente tutto è stato pulito perché era in condizioni pessime, e anche tutto il sistema di, appunto, con le molle per alzare il sedile adesso va molto bene. Proviamo. Direi che funziona alla perfezione. Ma vi ricordate com'era prima l'abitacolo?
E questo è il dopo. Allora, nella cabina, come potete vedere, è stata pulita un po' tutta. Guardate qua le plastiche. Sono stati smontati i bocchettoni dell'aria, puliti tutti, quello che è il cruscotto, tappetini. Questo è il sedile che abbiamo visto prima, che è stato rimontato, la piastra, diciamo, che porta il sedile guida. Questa è la moquette che andremo a sostituire, manca appunto questa moquette da pulire, anzi da sostituire completamente. Ecco, e questa è la piastra invece del passeggero, questa è anche rotante, questa era completamente bloccata, quindi questa è stata tolta, smontata, carteggiata, sistemata in modo che adesso possa funzionare perfettamente. Basta sbloccarla e la piastra ruota perfettamente. La cuffia del cambio, il freno a mano. Anche qui il cielo è stato pulito, pulita la plafoniera, sistemate le luci, anche questa con una luce nuova, adesso fa una bella luce. E per quanto riguarda anche i tessuti qui sulle portiere, sono state pulite tutte, i montanti sono stati tolti e puliti e rimessi su, e diciamo che questo è per il momento la situazione dell'abitacolo. Abbiamo ancora dei dubbi sul cruscotto, perché come potete vedere qui ci sono proprio dei punti completamente rotti, quindi stiamo valutando anche l'idea eventualmente di sostituire tutto il cruscotto. Ma ditemi anche voi magari nei commenti cosa fareste. Le imbottiture dei sedili sono state portate a lavare e poi incelofanate per bene per proteggerle soprattutto dalla polvere. Cos'altro? È stato pulito il tetto del camper con l'idropulitrice per capire se ci sono anche delle infiltrazioni, e sull'oblò del bagno e anche su quello del letto abbiamo dei forti dubbi. E per finire è stato pulito internamente anche il grande oblò qui della dinette, così entra un po' più di luce. Bene, questo è quanto è stato fatto in questi giorni, e se avete dei suggerimenti scrivetemelo pure nei commenti. Grazie ancora del supporto e alla prossima! 18,50 € al metro, ti va bene?